Voglio guardare insieme a voi gli ultimi 5 minuti di gara, una gara che in realtà si è decisa già nel primo tempo. Eh, Parto dalla fine perché ho adesso proprio l'immagine di Diao che entra in campo e che ha appena avuto anche un'occasione da gol. Cioè, Diao non ce l'ha avuto il Como, eh? Io non lo neanche ricordavo. Non ricordavo neanche che il Como mancasse in uno degli uomini più forti. Cioè, Diao l'anno scorso ha avuto l'impatto che sta avendo Malen adesso sulla Roma. Fate voi le dovute proporzioni, ma siamo là perché Diao arriva al Como e fa sfraceli, senza se e senza ma. Non ce l'ha avuto il Como, non ce l'ha avuto, ragazzi. E il Como è una squadra che nettamente ha guadagnato più punti rispetto alla passata annata. Lo leggevo poco fa, me lo so già dimenticato, oltre 15, ma purtroppo la mia mente è sempre fallace. E perdonatemi di questo. Però per dirvi, no? Che oltre a questo oggi valutavo che mancava anche Nico Pass, è entrato poi nel secondo tempo, sta giocando adesso e tra l'altro pronti via mette in porta Morata che l'avevamo capito da mo' che rispetto a Dovicas parliamo di due giocatori assolutamente differenti. Eh, Dove voglio arrivare con sta tiritera e poi parliamo del Como tutto. Eh, voglio parlare del fatto che questa squadra va veramente al di là dei nomi, perché ribadisco, oggi senza gente come Nico Paz, senza appunto Diao, questa è una squadra che fa 3 gol a Lecce come se nulla fosse e qualcuno dirà sì ma è Lecce, no, è Lecce no, no, io da interista ci ho giocato poco tempo, quanti giorni fa e per fargli il gol, cioè, è servito il calcio d'angolo, la palla inattiva, altrimenti no, per sbloccare quelle partite sappiamo, e veniva comunque da 2 vittorie, quindi è una squadra che è assolutamente temibile e soprattutto dopo che ti passa avanti una squadra del genere, tu solitamente fai comunque fatica contro i blocchi bassi, contro. Come niente, nessun problema. 3 gol nel primo tempo, ciao, partita finita, chiusa, storia andata. Cioè, Como, ragazzi, è ancora una volta qui a confermarci che si tratta di una squadra forte, fortissima, ma soprattutto che negli anni a venire ci farà vedere ancora tanto e tanto altro, ecco, perché innanzitutto lavora bene, ha delle ottime idee e poi anche no? Eh, come concretizzarle quelle idee, anche il materiale economico per imporsi. Quindi quando c'è questa combinazione di elementi difficile che ci si possa smarrire nel tempo, è molto complicato. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo che sta sempre lì, sornione, no? Ci guarda un po' di sbieco. E quindi noi, boom, pollicione. Se volete iscrivete per seguire i prossimi contenuti. E la nostra giornata di Serie A appena iniziata, perché poi abbiamo il Napoli, abbiamo l'Inter stasera, domani tante altre partite importantissime. C'è una di quelle che interesserà molto al Como e non solo, Roma-Juventus. Per cui, din don, attivate la campanella. Grazie signori miei, grazie per commenti, tutto. Appena ho tempo vi leggo, anche se sapete non rispondo quasi mai, se non proprio ai fedelissimi, però vi leggo, grazie di cuore, siete fantastici. Da dove vogliamo partire? Ecco, sono partito dai singoli, fatemi concludere con l'ultimo di singolo, l'ultimo nella mia testa, no? Che non lo è di certo per importanza, Perrone. Cioè Perrone a volte è anche un po' furbacchione, il che non guasta neanche nel calcio di oggi, dove sappiamo benissimo che ognuno cerca di trarre vantaggio da situazioni anche scomode. Quando magari accenta, fa e dice nulla di diverso, o meglio, nulla di insolito, però nell'essere la cabina di regia di questo Como è fantastico, cioè
mette prima Juan Rodriguez, Jesus Rodriguez, scusate, nelle condizioni di puntare l'avversario, mette la palla in mezzo ai gol di Duvicas, ma è lui che disegna quel filtrante e ancora, secondo me, alza il livello sull'altro gol dove recupera quella palla intervenendo con i tempi giusti e la bravura nel trovarsi sempre anche con la posizione del corpo al punto giusto e poi ai tempi, ecco, i tempi di gioco specialmente nel calcio di oggi non li hanno tutti, lui li ha e avendoli ti mette in porta o comunque riesce sempre a superare quantomeno una linea di passaggio, per cui tanta roba, ma è tanta roba il tanta roba il Como, perché poi c'è la qualità di Cugna, se non sbaglio è lui che mette la palla sulla testa di Kempf, è vero che lì già si era completamente un po' smarrito il Lecce, però velocità, sanno quando è il momento di congelare la gara e proprio per questo motivo è anche una di quelle che subisce poco, sanno quando verticalizzare, lo dicevo prima, i tempi di gioco e in questo secondo me hanno alle spalle uno che sa come metterli in campo, sa come indirizzare le gare. No, è una squadra, ragazzi, che davvero sta entusiasmando perché come dice Titi Henry la squadra per lui che offre il miglior calcio in Italia sicuramente per quello che hanno a disposizione oggi, se penso ai nomi e all'esecuzione, quindi al rendimento sul campo, senza ombra di dubbio la squadra che mi fa divertire più di tutte, senza ombra di dubbio. Che dire, con questa vittoria, ragazzi, quanti punti adesso il Como? Innanzitutto si porta, seppur momentaneamente, al quinto posto con 48 punti e quindi a due lunghezze da Roma e Napoli dovranno entrambe giocare, l'abbiamo detto. Con la differenza che, come dicevo prima, ci sarà Roma-Juventus, quindi una delle due punti li perderà, se non entrambe, quindi avrà recuperato qualcosa sulle rivali. Il campionato diventa interessante, il Como non sta sbagliando davvero nulla, il Como secondo me punterà anche alla Coppa Italia, sappiamo che dovranno giocare contro di noi, appunto contro l'Inter. E proprio per questo motivo credo che abbia. Ma sto vedendo Diao che ripeto viene da problemi fisici e altro. Se lo portano a regime anche Diao, ragazzi, poi diventa una squadra più di quello che già sono. E forse, ripeto, l'unico neo, almeno nelle recenti prestazioni, è stata la partita contro la Fiorentina, dove hanno perso. Però se poi pensiamo come hanno tenuto testa al Milan, la sfida contro la Juventus, la stessa partita contro l'Atalanta che poi non riesce a vincere soltanto per il rigore finale, cioè una squadra, ragazzi, che affronta le grandi o le medio-piccole del campionato alla stessa maniera, cioè con estrema personalità. E quindi lo già dicevo prima, se non è quest'anno sarà l'anno prossimo. Questa è una squadra che da adesso in avanti punterà sempre all'Europa e all'Europa che conta, e questo è il discorso. Io pensavo che quest'anno ancora fosse molto transitorio e invece davvero hanno abbattuto i tempi appena finita la partita, hanno abbattuto i tempi, lo hanno fatto in maniera clamorosa. Davvero bravi, ribadisco, quando tutte le parti sono profittevoli, poi si vedono i risultati e si vedono anche nell'immediato, ed è una cosa pazzesca questo Como. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa se volete, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, ci becchiamo dopo.